Il primo argomento interessante è il nostro modello di riferimento OSI. Che cos'è un modello di riferimento OSI e perché ne abbiamo bisogno? Si tratta di un semplice diagramma che può esservi utile. Eccolo qui. Lasciatemi approfondire queste informazioni. Come potete vedere, sono menzionati 7 livelli. Cosa sono questi 7 livelli nel mondo delle reti? Tutti e 7 i livelli sono costanti. È come una formula matematica, che non cambierà, giusto? Non è necessario modificarla, perché non ci sono cambiamenti. Al massimo quello che dovete capire è come funziona la formula. Proprio come funzionano i livelli qui. Fantastico, è molto semplice. Potete vedere il livello fisico, il livello di collegamento dati, il livello di rete, il livello di trasporto, il livello di sessione, il livello di presentazione e il livello di applicazione. Ok, approfondiamo prima le informazioni. Cos'è un livello fisico? Tutti i segnali che viaggiano all'interno del livello fisico funzionano con gli 0 e gli 1, che sono il linguaggio binario. Qualunque informazione diate, il computer la elaborerà in binario. Noi umani, però, non siamo molto a nostro agio nell'usare direttamente il binario, ma il computer capisce solo il linguaggio binario e il suo funzionamento. Vediamo come funziona. All'interno del livello fisico vedi il cavo RJ45 e la fibra ottica. Vi siete mai chiesti perché, in una situazione reale con il Wi-Fi, il router ha questi due cavi? Dovrebbe averli. Anche il router, che può essere usato da 3 o 4 persone, dovrebbe avere almeno un cavo base. Controllate il vostro router Wi-Fi appena avete tempo. Questo è un cavo RJ45 e questo è un cavo in fibra ottica. Questi sono i dispositivi che accedono al livello fisico. Questi sono tutti i protocolli RJ232, RJ4534, RJ45802.11 per l'autenticazione. Non mi metto a spiegare ulteriormente, tanto potete cercare su Google. Cosa? Tutto questo. Va bene, ne parliamo meglio nelle prossime sessioni. Comincio spiegando il concetto. Il secondo è il livello di collegamento dati. Che cos'è il livello di collegamento dati? Il livello di collegamento dati è quello dopo il livello fisico, dove abbiamo il router. Allora, il cavo è collegato al laptop o al PC. Ora come ora, probabilmente state usando il Wi-Fi o un cavo Ethernet. Quindi, la parte N sarà un laptop, un PC o un dispositivo mobile, qualunque esso sia, giusto? Quindi, il secondo livello è il router o gli switch fisici. Come per le app e tutto il resto. Tutto questo rientra nel livello di collegamento dati, il secondo livello dell'immagine. Nel terzo livello trovi il protocollo che hanno usato qui, il livello di rete. All'interno della rete ci sono vari protocolli che lavorano insieme, come IP, Internet Protocol, che si occupa di indirizzare e spostare i pacchetti di dati tra le reti, e altri protocolli come ICMP, per i messaggi di controllo e diagnostica, IGMP, per la gestione dei gruppi di multicast, e OSPF, un protocollo di routing dinamico. IPsec è un insieme di protocolli di sicurezza che ti permettono di autenticarti, di tenere i tuoi dati riservati e di garantirne l'integrità a livello IP. Non preoccupatevi, ne parleremo nella prossima sessione. Ora, proviamo a capire la parte logica. È il livello che si occupa di indirizzamento logico, esempio, indirizzi IP, e di instradamento dei pacchetti di dati tra reti diverse. I dati da trasmettere vengono divisi in pacchetti. Nel livello di rete, questi pacchetti sono chiamati segmenti o pacchetti IP. Qui potrai assegnare e ottenere l'indirizzo IP. Quando si parla di dati nel livello di rete, ci si riferisce a questi segmenti che viaggiano sulla rete, ognuno completo delle informazioni di indirizzamento necessarie per raggiungere la destinazione. I dati saranno nella sessione. Una sessione è quando si instaura una comunicazione, e per farlo bisogna identificare il mittente e il destinatario, con IP e porta, e scegliere un protocollo di trasporto, come TCP o UDP, per lo scambio dei dati. Tipo, se sei a Parigi e devi venire a Milano, e se sei a Londra, devi venire a Roma, come funziona? Insomma, succederà solo se tu sai scegliere il volo o il mezzo di trasporto giusti e come atterrare qui e quale auto prendere. Oppure, devi capire la parte relativa al percorso o alla rotta, proprio come la mappa di Google in tempo reale, giusto? È semplice, no? Allo stesso modo, qui hai il trasporto. All'interno del livello di trasporto, prima imparerai il protocollo TCP o UDP.
Il TCP è fondamentalmente una sessione affidabile che usa un meccanismo di handshake a 3 vie. L'UDP è un protocollo a senso unico. Perché servono sia il TCP che l'UDP? Se vuoi una connessione stabile, meglio usare il TCP. Su questo stesso sito web potete vedere la connessione protetta. Quando cliccate su questa connessione protetta, potete vedere che la certificazione è valida, semplice. Potete vedere la certificazione e tutto il resto. Quindi non preoccupatevi. Ne parliamo più avanti, nella sessione TLS e SSL, quando approfondiremo il protocollo di cui parlavamo qui. Ora, che si fa? La cosa interessante è che qui, sul sito, potete vedere l'HTTPS. L'HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, usa il protocollo TCP e la porta 443 per mandare dati sicuri su Internet. TCP, Transmission Control Protocol, lavora a livello di trasporto e si occupa di trasferire i dati in modo affidabile e orientato alla connessione, mentre la porta 443 è il canale specifico attraverso cui questi dati viaggiano per raggiungere la destinazione prevista. Ora devi conoscere il contesto generale. Quello che devi sapere è fondamentalmente questo: è il livello di presentazione. Il livello di presentazione si occupa soprattutto di tradurre, crittografare e comprimere i dati, così da garantire che siano presentati in un formato comune per il livello applicativo e siano sicuri durante la trasmissione. Fa da traduttore, traduce i dati dal livello applicativo al formato di rete, così il sistema che li riceve li capisce. Le funzioni chiave includono la rappresentazione dei dati tramite traduzione di formato, così è compatibile con sistemi diversi, e la crittografia dei dati. HTTPS criptografa i dati tra il tuo browser e un sito web, così non possono leggerli gli intercettatori. È molto sicuro, ma gli hacker più esperti possono potenzialmente intercettare e manipolare la connessione, soprattutto se la rete è compromessa, i certificati sono deboli o gli endpoint sono poco protetti. Gli aggressori possono usare tecniche come gli attacchi man in the middle, anche con HTTPS, sfruttando le vulnerabilità della connessione o intercettando il traffico in punti non sicuri, come connessioni router non crittografate, o falsificando certificati SSL. E non lo sapremo mai perché dal lato del destinatario riceveranno solo i dati crittografati. Quindi nel mezzo non sapremo mai se sono stati modificati o meno. Quello che devi capire è che è per questo che abbiamo il concetto di TLS e SSL. Quando visiti un sito web, se vedi HTTP invece di HTTPS, la connessione non è sicura. In questi casi ti consiglio di non proseguirei. Non va bene, giusto? La connessione HTTPS è sicura e la certificazione è valida. E puoi vedere il numero di serie della versione, chi ha fornito il certificato e ogni altra informazione. SSL-TLS non decrittografa direttamente i dati inviati tramite HTTPS, ma stabilisce una connessione crittografata e autenticata tra il browser dell'utente e il server, consentendo ai dati di essere crittografati e decrittografati correttamente dal browser e dal server prima e dopo il trasferimento. Il processo di decrittografia avviene sia all'arrivo dei dati sul server sia prima di essere visualizzati dall'utente, ma è un processo collaborativo gestito da TLS, non una singola azione di decrittografia nel mezzo della connessione. Quindi, SSL-TLS è un insieme di protocolli che rendono la comunicazione sicura, non un processo di decrittografia che avviene nel mezzo in modo indipendente. C'è un ulteriore livello di sicurezza. Ora conosci la differenza tra TLS e SSL-TLS 1.3, è l'ultima versione del protocollo Transport Layer Security ed è considerata l'attuale standard più sicuro e moderno per la crittografia dei dati. È stato pubblicato dall'IETF nell'agosto 2018 e sostituisce le versioni precedenti, come TLS 1.2, TLS 1.1 e TLS 1.0, che sono obsolete o non consigliate a causa della loro minore sicurezza e efficienza. Sorge ora spontanea la domanda se siamo ora abbastanza sicuri. Allora perché abbiamo bisogno dell'altra cosa? Non è così. Sai che imparerai sempre di più. Nel mondo della sicurezza, nulla è completamente sicuro. È come se potessi letteralmente chiudere a chiave la tua casa e uscire. Questo è il primo scenario. Puoi letteralmente aprire il cancello, aprire la porta principale, aprire tutto all'interno della casa e uscire. Questo è il secondo scenario. Qual è quello preferibile? Il primo, ovviamente. Giusto. Quindi almeno c'è uno scenario registrato, che è quello che c'è. Sai che puoi avere una telecamera a circuito chiuso. Puoi avere avvisi di livello avanzato. Qualunque cosa sia, dipende da te e dal tuo budget.
Ma il punto è che stai aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza solo per proteggerti. Giusto, perché è un'area riservata. Quindi la tua zona privata è come la rete. Aggiungi un livello di sicurezza perché al giorno d'oggi, nel mondo delle reti, nel mondo di Internet, ci sono hackeraggi molto avanzati basati sull'intelligenza artificiale, l'iniezione, l'analisi del comportamento di apprendimento a livello di macchina.